Ciao, ormai risulta abbastanza chiaro come l'intelligenza artificiale non sia solo una questione tecnologica, ma d'altra parte nessuna nuova vera conquista umana lo è mai. Tutte le tecnologie con un vero potere di ridefinizione della nostra vita, di individui e di nazioni, comunque di gruppi, e anche del nostro rapporto con il mondo, travalicano sempre se stesse. L'intelligenza artificiale è, oltre che un nuovo habitat per le nostre vite quotidiane, come stiamo già vedendo, anche un nuovo spazio di conflitto in cui si decide chi avrà voce nella storia ancora da scrivere di ciò che resta del XXI secolo. Chi è che definirà le regole? Chi scriverà gli standard? Chi controllerà l'infrastruttura cognitiva del mondo? La realtà che oggi affligge gli USA ha avuto, se non altro, il pregio di aver soffiato via la cortina fumogena delle vecchie ritualità diplomatiche ufficiali, del marketing ideologico di matrice americana e della propaganda geopolitica. Almeno si spera che nessuno viva più in questa illusione. La narrazione dominante, fino a poco tempo fa, quella che riduceva tutto a uno scontro tra democrazie aperte e autocrazie chiuse, quindi tra civiltà contrapposte, è scomparsa parallelamente all'affievolirsi della democrazia interna in America, non stranamente. Mostrando in tutta la sua evidenza il fatto che oggi convivono e competono modelli di mondo meno nettamente alternativi di quanto pensassimo, pur se aggressivamente in competizione tra loro. La realtà, insomma, è più cinica e per questo più interessante. Stiamo assistendo a un paradosso storico che ribalta molte delle nostre certezze sulla sovranità e sul ruolo degli stati. Negli USA lo Stato viene progressivamente svuotato per fare spazio alle grandi piattaforme private e a un assetto sempre più plutocratico. In Cina, al contrario, la direzione è dettata dallo Stato, ma almeno a livello diplomatico si è iniziato a invocare un ritorno al diritto internazionale come strumento strategico. In Europa, infine, si tenta di governare una forza che corre più veloce delle istituzioni cercando di manovrare la leva normativa. Questa riflessione nasce anche da un lavoro preparatorio che sto portando avanti con Episteme, associazione senese di divulgazione scientifica con cui collaboro. Stiamo ragionando su un prossimo evento pubblico dedicato a governance e sovranità digitale. Come spesso accade, l'occasione pubblica diventa per me un ottimo pretesto per mettere ordine in una serie di idee, letture e opinioni che si accumulano nel tempo nella mia testa, ed ecco qui un primo risultato. A far da innesco a questa mia riflessione, in questo caso, è stato un articolo dell'Atlantic Council pubblicato qualche tempo fa, dal titolo It's Time to Reckon with the Geopolitics of Artificial Intelligence. La tesi di fondo di questo articolo è chiara e per certi versi prevedibile, vista la fonte. L'intelligenza artificiale non è una tecnologia emergente, ma già un'infrastruttura geopolitica strategica, destinata a ridisegnare gli equilibri di potere globali in modo analogo, c'è chi lo sostiene, a quanto fece la deterrenza nucleare durante la Guerra Fredda. Secondo questa lettura, la competizione sull'IA avrebbe ormai assunto un carattere sistemico e gli Stati Uniti non potrebbero più permettersi un approccio frammentario o puramente di mercato. Senza una strategia coerente che integri sicurezza, standard tecnologici, catene di approvvigionamento, regole sull'export e alleanze, l'Occidente, dicono loro, ma gli USA direi io, rischierebbe di perdere la capacità di influenzare le norme globali dell'IA, lasciando campo libero ai modelli autoritari. Fin qui nulla di sorprendente. Il problema nasce quando questa analisi viene incorniciata nella solita contrapposizione binaria tra efficienza autoritaria cinese e dinamismo democratico occidentale, quindi americano. È una griglia interpretativa comoda, ma in nessun modo adeguata a descrivere ciò che sta realmente accadendo. A questo punto conviene essere chiari. Non siamo veramente alle prese con blocchi omogenei che si fronteggiano, come vorrebbe l'Atlantic e tutta una varia geopolitica di retroguardia. Siamo bensì di fronte a tre visioni del rapporto tra potere, tecnica e società che oggi trovano la loro incarnazione più evidente, ma non univoca, in Cina, Stati Uniti ed Europa. Incarnazioni imperfette, instabili, spesso contraddittorie che si contaminano l'una con le altre, più di quanto piaccia pensare. Ma ognuna di esse rimane sufficientemente riconoscibile da funzionare bene come di al tipo per permetterci di ragionare sulla questione.
La prima, quella cinese, è una visione autoritaria in cui l'IA è pensata come strumento di governo, previsione e controllo. La seconda, l'americana, è una visione plutocratica in cui l'IA diventa un acceleratore di accumulazione e potere privato sottratto a un controllo pubblico efficace o anche minimo. La terza, nella ancora frammentaria Unione Europea, è una visione normativa che tenta di imbrigliare la tecnica dentro cornici giuridiche e principi politici preesistenti. Queste visioni non sono alternative pure, coesistono, si contaminano, a volte si imitano molto di più di quanto si possa percepire a una lettura superficiale della contemporaneità. Ma anche esse non esauriscono il campo dei regimi possibili. Accanto a queste tre, infatti, sta riemergendo con forza una quarta visione. Uso il termine riemersione intenzionalmente. La narrazione modernista ci ha a lungo illuso che questa ombra, quantomeno nella sua accezione religiosa, fosse stata quasi del tutto bandita dal mondo. Niente di più falso. Essa è più viva che mai, trasversale anche se talvolta meno istituzionalizzata, non per questo meno pericolosa. È una visione oscurantista, apertamente ostile alla modernità in tutte le sue forme. Un'ostilità che viene brandita come progetto culturale e politico. Non si tratta di un blocco né unitario né identificabile come un attore statale preciso, ma corre tra Russia, Iran, stati del Golfo ed estende le sue ombre ovunque, dagli USA profondi all'Europa stretta tra gli imperi. Questa postura attraversa realtà molto diverse. Dall'islamismo politico che fonde religione e Stato, al duginismo russo e alle sue varianti eurasiatiste, alle visioni magiche e misteriche del neonazismo ecologista europeo, fino a forme di evangelismo politico negli Stati Uniti e alla natura strutturalmente reazionaria di tutte le istituzioni religiose. Ciò che le accomuna, tutte queste fazioni, non è una strategia geopolitica coerente, dato i rapporti di ostilità tra di loro, ma un'avversione di principio per l'illuminismo, il razionalismo scientifico, l'idea stessa di progresso secolare. Parliamo prima di tutto di questi ultimi movimenti oscurantisti, appunto. Per questa quarta visione, l'intelligenza artificiale non è innanzitutto un'infrastruttura economica e geopolitica, ma un oggetto prima di tutto simbolico ed eventualmente uno strumento da tollerare per la sua utilità. L'IA incarna la modernità portata alle sue estreme conseguenze: automazione del giudizio, ipotetica razionalizzazione del mondo, riduzione dell'autorità tradizionale, religiosa, patriarcale, carismatica, al residuo culturale. Di qui l'ambivalenza profonda del rapporto con l'IA di questi approcci ideologici. Da un lato essa viene demonizzata come manifestazione di hubris prometeica, come sfida all'ordine naturale o divino e come strumento di disumanizzazione radicale. Dall'altro, quando risulta utile, viene riassorbita in chiave strumentale. Non è una novità per questo genere di movimenti. Sorveglianza morale, censura dei contenuti, propaganda, controllo dei costumi e automazione della repressione. Nei contesti di religione e Stato o di movimenti politico-religiosi, l'IA tende a essere subordinata a un principio superiore non negoziabile, che sia Dio, la tradizione, la nazione sacralizzata, e utilizzata poi per rafforzare l'ortodossia, non per espandere la conoscenza. Non c'è qui né la promessa di efficienza autoritaria cinese, comunque anch'essa oggi alla ricerca di nuove spinte e motivazioni ideologiche, né l'accelerazione plutocratica americana, né tantomeno la letargica e secolare prudenza normativa europea. C'è piuttosto una regressione deliberata in cui la tecnica è tollerata solo nella misura in cui serve a contenere la modernità stessa. Questa visione non compete davvero, almeno per il momento, per la leadership tecnologica globale, ma agisce come forza di disturbo sistemica. Alimenta diffidenza verso la scienza, delegittima il sapere esperto, promuove letture complottiste e mitologiche dell'IA, contribuendo a erodere il terreno culturale su cui qualsiasi governance razionale dovrebbe poggiare. In questo senso, l'oscurantismo non è semplicemente un quarto modello alternativo agli altri tre, è in realtà un fattore corrosivo che può innestarsi in ciascuno di essi, nell'autoritarismo come sacralizzazione del potere, nella plutocrazia come giustificazione morale dell'arbitrio, perfino, in qualche modo, nella visione normativa quando la paura e la xenofobia infettano il dibattito pubblico. Tenere conto di questa quarta visione significa riconoscere che la sfida dell'IA non è solo politica, geopolitica o istituzionale, ma profondamente culturale. Riguarda il rapporto stesso tra razionalità, sapere e potere
in un mondo in cui la modernità non è più un orizzonte condiviso, se mai lo è stata. Un segnale che trovo particolarmente inquietante di questa deriva è rappresentato dalla nascita, anche e soprattutto nel cuore dell'Europa, di comunità di ispirazione estremista come quelle che stanno emergendo in Germania e in altri paesi del nord Europa. Queste esperienze mescolano mitologie identitarie di nuova destra, ecologismo irrazionale, rifiuto della società industriale e reinterpretazioni simboliche di opere letterarie e narrative, dal povero Tolkien a opere più recenti, quali la serie russa conosciuta come I cedri sonori della Russia, di cui forse nessuno di voi ha sentito parlare, ma che hanno un grande seguito in certi ambienti. Queste narrazioni alimentano immaginari arcaicizzanti e comunitari. In questi contesti la tecnologia moderna, e l'IA in particolare, viene vissuta come il nemico finale, l'espressione ultima di un mondo artificiale, urbano, astratto, da cui fuggire e da combattere. L'ecologia, privata di qualsiasi base scientifica, è trasformata in mito salvifico, diventa il collante ideologico che giustifica la rottura con la razionalità moderna e con le istituzioni democratiche. Queste micro-utopie reazionali non sono più fenomeni folcloristici marginali, si intrecciano sempre più spesso con la deriva verso una destra radicale e identitaria che attraversa l'Europa e oltre, fornendo un retroterra culturale fatto di simboli, narrazioni e pratiche di vita alternativa alla società aperta. In questo ecosistema l'IA non è oggetto di governo o regolazione, ma un totem negativo, qualcosa da demonizzare, sabotare o nei casi peggiori da usare selettivamente per sorvegliare e purificare la comunità. Questa dimensione va presa sul serio perché agisce a monte di qualsiasi assetto istituzionale e per questo ho ritenuto di dovermi dilungare su di essa per inquadrarla come una forza che mina e influenza tutti i possibili modelli di sviluppo. Dove attecchisce l'idea che la modernità sia un mostro da abbattere, non esiste spazio né per una governance razionale dell'IA né per un confronto democratico sulle sue implicazioni. È qui che la visione oscurantista mostra il suo volto più pericoloso, non come alternativa tecnologica, ma come negazione stessa delle condizioni culturali che rendono possibile governare la tecnologia. Nel caso cinese, apparentemente razionale, l'elemento centrale non è semplicemente l'autoritarismo in senso classico, ma l'idea che il controllo sia una funzione infrastrutturale dello Stato. In questo scenario, l'intelligenza artificiale non è un attore esterno da governare, ma una protesi naturale dell'apparato politico. Quello che molti osservatori occidentali faticano a metabolizzare è che questa impostazione convive oggi con una retorica apertamente multilaterale. A partire dal 2023, con maggiore chiarezza negli interventi successivi di Xi Jinping, Pechino ha promosso una serie di iniziative, dalla Global AI Governance Initiative alla più ampia Global Governance Initiative, che pongono al centro principi come l'uguaglianza sovrana degli Stati, il rispetto del diritto internazionale e un ricostituito ruolo centrale delle Nazioni Unite. Ancora più significativa è, secondo me, la proposta di istituire una World Artificial Intelligence Cooperation Organization, detta WICO, con sede a Shanghai, pensata come piattaforma per coordinare le regole globali dell'IA nel rispetto, cito, delle differenze nazionali e dando voce ai paesi del sud globale. Non è un dettaglio tecnico, è una mossa geopolitica che mira a impedire che gli Stati Uniti dettino unilateralmente standard, norme e architetture della futura infrastruttura cognitiva mondiale. Questo è il paradosso cinese. Mentre costruisce internamente uno dei più sofisticati apparati di sorveglianza mai esistiti, mentre sponsorizza una rinascita del nazionalismo e adotta una postura militarista, Pechino si propone all'esterno come garante del multilateralismo e del sistema ONU. Liquidare tutto questo come semplice propaganda sarebbe una banalizzazione. Più realisticamente si tratta di una strategia coerente con gli interessi cinesi. Senza stabilità internazionale, senza regole condivise, l'economia cinese, impossibilitata a basarsi sui consumi interni, non può prosperare né ambire a un reale riequilibrio con quella statunitense. Il rischio è evidente. Una governance globale dell'IA disegnata secondo parametri cinesi potrebbe legittimare un approccio fortemente incentrato sul controllo statale, sulla registrazione obbligatoria dei sistemi e sulla supervisione dei contenuti. Tentazioni che, va detto, non sono del tutto estranee, lo stiamo vedendo in questi mesi, nemmeno alle democrazie occidentali, perfino in Europa. Qui si innesta un ulteriore problema, più sottile ma non meno rilevante: le lenti
fortemente deformanti con cui una parte del dibattito occidentale legge la Cina, per tacere di come legge altre realtà non occidentali. Negli ultimi anni si è diffusa una postura analitica che sotto le spoglie del realismo geopolitico e della profondità storica finisce per scivolare in una forma di relativismo strumentale. È l'aspetto più inquietante che la cosiddetta geopolitica si porta dietro in molte delle sue declinazioni, ideologia mascherata da scienza. Il tentativo di far passare una postura ideologicamente antioccidentale come criterio fattuale è legato al relativismo antropologico delle origini. In ogni caso, comprendere le motivazioni strategiche di Pechino è indispensabile, ma comprendere, appunto, non significa giustificare. Eppure, molte delle analisi occidentali tendono a presentare l'autoritarismo cinese come una sorta di esito inevitabile, quasi biologico, di una civiltà millenaria o di una vocazione imperiale iscritta nella storia, nella genetica dei popoli. In questo schema, la repressione interna, la sorveglianza pervasiva o le ambizioni revisioniste vengono spiegate fino al punto di essere implicitamente normalizzati. Il meccanismo è spesso asimmetrico. Le mosse cinesi vengono analizzate con distacco clinico, filtrate attraverso categorie antropologiche o civilizzazionali, mentre le reazioni occidentali, e in particolare statunitensi, vengono liquidate come ipocrisia, declino o arroganza egemonica. Il risultato è che l'analisi della Cina diventa un veicolo per una critica corrosiva dell'Occidente stesso, più che un vero strumento per comprendere una reale sfida sistemica. Di questo, dell'infondatezza, peggio ancora, della falsità, di un certo relativismo strumentale e di uno storicismo di radice irrazionalista e idealista, di sapore vagamente dukiniano e mascherato da postura analitica, nello stile di Dario Fabbri o di certe parti della rivista Limes, ho già parlato altrove, in contenuti come il relativismo agli universali culturali, link, e la democrazia non esiste, per Giorgio Di Fredi, Amartya Sen, Wilfredo Parete e altri. Trovate i link in descrizione. Guarda caso, queste prospettive di analisi della storia e dell'attualità dei popoli indulgono sempre e invariabilmente nel dirci quanto ciò che noi riteniamo importante, libertà, diritti e così via, non sia poi così importante per altri popoli. Questa falsità, mascherata da osservanza del relativismo antropologico scientifico, appunto, è smentita dai lavori di pensatori come Amartya Sen, Quasi Viredo e tanti altri, che da una prospettiva non occidentale lanciano l'allarme contro questa visione, funzionale soltanto alla preservazione dei regimi totalitari. Questo tipo di narrazione, interpretata da queste letture geopolitiche artatamente antioccidentali, ha un effetto collaterale tutt'altro che innocuo. Tenta di disarmare intellettualmente le società occidentali, suggerendo che difendere principi come diritti individuali, pluralismo e limiti al potere sia in fondo un atto di ingenuità storica, di incomprensione culturale o peggio un atteggiamento neocolonialista e paternalista. In un contesto di competizione sull'IA, questo inganno rischia di essere particolarmente pericoloso perché confonde la necessaria lucidità strategica con una rinuncia preventiva a qualsiasi criterio normativo. Se la Cina ci sorprende per il suo improvviso internazionalismo, la traiettoria statunitense colpisce per il segno opposto e per la sua profondità strutturale. Negli Stati Uniti l'IA non viene assorbita dallo Stato né governata come infrastruttura pubblica. Diventa il perno attorno a cui lo Stato stesso si riorganizza sempre più apertamente in funzione degli interessi delle grandi piattaforme tecnologiche. Qui è importante evitare una lettura troppo riduttiva. Non siamo semplicemente davanti a un eccesso di deregolamentazione o una fase ciclica di dominio delle lobby. Quello che sta emergendo è apparentemente una trasformazione della funzione dello Stato in cui la politica tecnologica viene concepita come estensione diretta della strategia industriale delle big tech. Diversi studiosi parlano ormai senza esitazione di state capture, un processo in cui elite politiche e aziendali assumono il controllo delle istituzioni, delle regole e dei meccanismi decisionali per orientare sistematicamente le politiche pubbliche a vantaggio di interessi privati. Uno scenario che ben conosciamo dalla fantascienza distopica e curiosamente ben delineato già nel Il tallone di ferro di Jack London, un'opera del 1908.
Nel caso dell'IA, questa cattura è particolarmente visibile perché riguarda contemporaneamente dati, infrastrutture energetiche, capacità computazionale, ricerca scientifica e sicurezza nazionale. La seconda amministrazione Trump ha avuto il merito, se così si può dire, di rendere esplicito ciò che prima avveniva in modo più opaco, dallo smantellamento degli standard di sicurezza introdotti dall'amministrazione Biden alla costruzione di un AI Action Plan modellato sulle richieste delle grandi aziende tecnologiche, fino al tentativo di prevenire e scavalcare con una normativa federale le leggi attuali o future sull'intelligenza artificiale. In tutto questo la direzione è coerente: deregolamentazione, accelerazione, concentrazione. La retorica ufficiale insiste sulla necessità di vincere la corsa delle AI contro la Cina. Ma questa narrazione competitiva funziona soprattutto come copertura ideologica. Nella pratica il risultato è una forma avanzata di plutocrazia tecnologica in cui poche aziende controllano modelli, dati, infrastrutture critiche ed energia, mentre allo Stato resta il compito di garantire condizioni favorevoli all'accumulazione privata e di neutralizzare eventuali resistenze regolatorie, nonché di reprimere il dissenso popolare, eventualmente persino manu militari. In questo assetto anche la tradizionale retorica americana sulla libertà individuale subisce uno slittamento significativo. La libertà non è più intesa come limite al potere, ma come assenza di vincoli per chi possiede capitale, infrastrutture e capacità tecniche. I cittadini diventano utenti, i diritti si trasformano in opzioni contrattuali e la governance dell'IA viene di fatto delegata a soggetti che non rispondono a meccanismi democratici. Il paradosso finale di tutto questo è che il modello presentato come il più innovativo e dinamico rischia di produrre una fragilità sistemica crescente. Concentrando così tanto potere cognitivo, economico ed energetico in poche mani, gli Stati Uniti non stanno solo rinunciando a una governance pubblica dell'intelligenza artificiale, ma stanno anche esponendo la propria democrazia a forme di dipendenza e vulnerabilità che nessuna retorica sulla competizione globale può davvero compensare. Stretta tra questi due modelli, l'Unione Europea rappresenta però comunque un terzo tentativo, più fragile probabilmente e senz'altro meno spettacolare. Qui l'IA viene affrontata come un problema politico e giuridico, prima ancora che economico o militare. L'AI Act, ormai in piena applicazione in tutti i paesi dell'Unione fin dal 2025, è la prima legislazione organica sull'intelligenza artificiale e si fonda su un approccio basato sul principio di cautela e sulla tutela dei diritti. Le pratiche vietate, dal social scoring, che in realtà non esiste in Cina come qualcuno sostiene, ma insomma è comunque un rischio che è bene evitare fin da subito, alla sorveglianza biometrica indiscriminata, e questa in Cina c'è, fino al riconoscimento emotivo e in ambito lavorativo e scolastico, non sono semplici dettagli tecnici, ma affermazioni di principio su ciò che una società considera accettabile e inaccettabile. Accanto alla dimensione normativa, l'Europa tenta anche di recuperare una forma di sovranità industriale, consapevole che senza infrastrutture proprie, chip, data center, modelli, la norma rischia di restare simbolica. È una scommessa lenta, costosa e politicamente fragile, ma strutturalmente diversa dalle altre due strategie. L'Europa non promette né la supposta efficienza autoritaria né l'accelerazione senza vincoli. Propone qualcosa di meno seducente, ma politicamente decisivo: l'idea che la tecnica debba restare negoziabile. Questa ambizione normativa, tuttavia, non va letta solo come difesa interna. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha dimostrato di possedere una forma di potere spesso sottovalutata: la capacità di esportare regole. È quello che viene comunemente chiamato effetto Bruxelles, un fenomeno che diventa intelligibile solo se si tiene conto di un dato spesso rimosso dal dibattito pubblico. Il mercato europeo è uno dei più grandi, ricchi e regolati del pianeta. Per molte industrie globali non è semplicemente un mercato tra gli altri, ma un passaggio obbligato, vitale. Con il GDPR l'Europa ha così imposto uno standard globale sulla protezione dei dati personali, non perché disponesse di una supremazia tecnologica o militare, ma perché escludersi dal mercato europeo non era un'opzione praticabile. Le grandi piattaforme hanno scoperto che adeguarsi alle regole europee una volta sola era più efficiente che mantenere architetture tecniche e legali differenti per ogni area geopolitica. La norma da vincolo locale si è trasformata in standard globale. Uno schema simile si è ripetuto con l'adozione dello standard USB-C,
un connettore unico per tutti i dispositivi elettronici. Una decisione apparentemente marginale, burocratica, che in realtà ha inciso sull'intero ecosistema industriale mondiale. Ridisegnare prodotti solo per il mercato europeo avrebbe avuto costi troppo elevati. Molto più semplice, ancora una volta, è stato uniformare l'offerta globale allo standard europeo. Ora sta per accadere qualcosa di analogo con la nuova normativa che obbligherà i produttori a rendere estraibili e intercambiabili di nuovo le batterie di smartphone e computer portatili, perché sia concesso venderli nell'Unione. Qui l'intervento normativo europeo entra direttamente nel cuore delle strategie industriali. Design, filiere produttive, cicli di consumo, obsolescenza programmata. Non è solo tutela del consumatore o dell'ambiente, è una forma di politica industriale indiretta, esercitata attraverso il diritto e la forza normativa. Questi casi mostrano un punto cruciale. Quando l'Europa riesce a parlare con una voce relativamente unitaria, la sua forza non risiede nella velocità né nella potenza, ma nella massa critica del suo mercato. In quei rari momenti di vera convergenza politica, l'Unione Europea diventa un attore capace di orientare scelte tecnologiche globali senza doverle imporre con la forza. A rafforzare ulteriormente questa dinamica concorre un elemento geopolitico recente, spesso letto solo in chiave commerciale. La firma, tanto a lungo rimandata, dei nuovi accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e altre grandi aree economiche extra-occidentali, come il Mercosur e l'India, nonché l'avvicinamento costante del Canada all'Unione Europea. Al di là dei loro contenuti specifici, questi accordi segnalano un fatto politico rilevante. In un contesto di crescente sfiducia verso l'affidabilità strategica degli Stati Uniti, l'Europa viene sempre più percepita come un partner stabile, affidabile e dotato di un mercato sufficientemente ampio da giustificare adattamenti strutturali. Se l'accesso al mercato europeo diventa condizionato non solo a dazi e quote, ma anche all'adesione a standard normativi su dati, sostenibilità, responsabilità tecnologica e in prospettiva intelligenza artificiale, l'effetto Bruxelles può estendersi anche oltre quel che è stato fino ad ora. In questo scenario, accordi commerciali e regolazione tecnologica smettono di essere ambiti separati e diventano leve complementari. Il commercio apre le porte, la norma stabilisce le condizioni. Per paesi come quelli del Mercosur o per una potenza ancora faticosamente emergente come l'India, adeguarsi agli standard europei può risultare più conveniente che allinearsi a un modello statunitense percepito come instabile e fortemente catturato da interessi privati. Non si tratta di adesione ideologica, attenzione, al progetto europeo, ma ancora una volta di realismo economico e politico. Ed è proprio in questa convergenza tra mercato, diritto e affidabilità istituzionale che l'effetto Bruxelles potrebbe trovare nuova forza, incidendo indirettamente anche sulla futura governance globale dell'intelligenza artificiale. Infatti, applicata all'intelligenza artificiale, questa logica suggerisce uno scenario spesso sottovalutato. Ho provato ad abbozzare questa idea in un mio precedente articolo, che vi lascio linkato, dal titolo Apple, l'Europa e l'arte di non pagare il conto, l'IA come infrastruttura a perdere. In questo lavoro uso il caso Apple-Google, recentissimo, come metafora geopolitica. L'argomento, in sintesi, è che non sempre il potere risiede nel possesso diretto dell'infrastruttura più costosa, energivora e quant'altro, ma piuttosto nella capacità di controllarne l'uso, le interfacce e le condizioni di accesso. Apple lascia ad altri l'onere dell'addestramento dei modelli, capitale, energia, rischio legale, e si concentra sul controllo del livello applicativo e normativo. L'analogia con l'Europa è tutt'altro che forzata. Anche l'Unione, priva di campioni industriali paragonabili alle big tech americane, può scegliere di non competere sul terreno della bruta potenza computazionale, ma di agire come regolatore del layer intermedio, usare modelli sviluppati altrove, ma costringerli a operare secondo regole europee. In questo senso GDPR e AI Act funzionano come un vero e proprio private cloud normativo, capace di avvolgere le tecnologie esterne e piegarle a una razionalità politica diversa. Se l'AI Act riuscisse a essere implementato in modo coerente e credibile, l'accesso al mercato europeo potrebbe diventare un potente incentivo ad adottare standard di trasparenza, sicurezza e responsabilità anche al di fuori dei confini dell'Unione, non per adesione ideale ai valori europei, ma per puro realismo economico, lo ribadisco. Il successo di questa strategia non è affatto garantito, ovviamente, richiede unità politica, capacità di enforcement e una base industriale
minima che impedisca alla norma di restare puramente simbolica, ma indica una possibilità concreta e spesso dimenticata, che l'Europa conti non perché corre più veloce degli altri, ma perché nei rari momenti in cui riesce davvero a essere unita, può ancora decidere come si corre. Veniamo a una conclusione che rimarrà per forza aperta. La competizione geopolitica sull'intelligenza artificiale non è una semplice, banale corsa tecnologica, né una versione aggiornata della guerra fredda. È un conflitto più profondo che riguarda le forme del potere nel XXI secolo e il modo in cui le società scelgono di organizzare il rapporto tra tecnica, Stato, mercato e cittadinanza. Abbiamo davanti almeno 4 visioni che si intrecciano, si sovrappongono e talvolta si rafforzano a vicenda. Il modello statunitense, segnato dalla cattura plutocratica delle istituzioni e dalla delega della governance a grandi attori privati. Il modello cinese, fondato su un'autorità tecnicamente assistita che combina controllo interno e rinnovato tentativo di multilateralismo strategico esterno. E poi il modello europeo, normativo, incompleto e persino fragile, ma risolutamente ancorato all'idea che la tecnica debba restare negoziabile e politicamente responsabile. E infine, non ce lo possiamo dimenticare, la visione oscurantista, trasversale e corrosiva che non propone un'alternativa di governo dell'AI, ma mette in discussione le stesse condizioni culturali che rendono possibile governare razionalmente la tecnologia. Ripeto spesso che cercare di fare previsioni sul futuro è come minimo una brutta e inutile affettazione, ma per una volta mi voglio spingere non tanto a fare una previsione, ma piuttosto ad esprimere un'idea. Nessuna di queste visioni, infatti, secondo me, è destinata a imporsi in forma pura, tal quale è oggi. Il futuro sarà fatto di ibridazioni instabili, spesso incoerenti, che emergeranno più per accumulo di scelte contingenti che per disegni consapevoli. Ed è proprio questo il punto critico. Molte delle decisioni più rilevanti sulla forma dell'infrastruttura cognitiva globale stanno già venendo prese senza un vero dibattito pubblico, all'incrocio tra, come ho detto più volte, interessi economici, paure culturali e vuoti di potere politico. In questo scenario la posta in gioco non è soltanto chi controllerà i modelli più potenti o le infrastrutture computazionali più avanzate, che ne dicano alcuni analisti geopolitici, è se esisterà ancora uno spazio politico capace di porre limiti, definire responsabilità e articolare fini collettivi in un mondo sempre più mediato da sistemi automatici. La questione dell'IA diventa così inseparabile da quella della democrazia, della razionalità pubblica e della fiducia nelle istituzioni. L'Europa, con tutti i suoi ritardi e le sue contraddizioni, rappresenta forse l'ultimo grande esperimento di questa possibilità. Non vincere la gara della potenza, ma incidere sulle regole del gioco. Non possedere tutta l'infrastruttura, ma condizionarne l'uso. Non accelerare senza freni, ma provare a mantenere un margine di controllo politico sulla tecnica. È una scommessa fragile e tutt'altro che garantita, come dicevo, soprattutto in un contesto di frammentazione interna, di deriva oscurantista e di pressione esterna crescente. Resta allora una domanda, che è al tempo stesso politica e culturale. Vogliamo limitarci ad adattarci a un futuro deciso da altri? Oppure siamo ancora in grado di discutere collettivamente quale rapporto vogliamo avere con le tecnologie che stiamo costruendo? Questa è davvero politica ed è troppo importante per essere lasciata nelle mani dell'odierna classe dirigente, sempre più degradata, compromessa e populista. Al di là delle retoriche geopolitiche, l'intelligenza artificiale non sta solo ridisegnando gli equilibri di potere globali, sta mettendo alla prova la nostra capacità di restare società razionali in un mondo che sembra aver smesso di credere nella modernità come progetto condiviso. Eccoci qua, che dire, è stata una lunghissima tirata. Spero che i pochi che ancora saranno qui vorranno commentare, scriversi, solite cose, e intanto appunto vi rimando ai commenti, discutiamo di questi argomenti e ci vedremo prossimamente in un evento con persone esperte su questi temi. E io intanto vi saluto. Ciao.